Italiano con Emi. Nella lezione di oggi parleremo di 5 verbi pronominali con la particella C. Se non è chiaro di che cosa sto parlando, vi consiglio di guardare prima il video che troverete a questo link, perché ho fatto un'introduzione ai verbi pronominali e li ho anche spiegati graficamente. Potrebbe essere molto utile prima di andare avanti con questa lezione. Il verbo entrarci significa avere a che fare, essere pertinente, riguardare ciò che si sta dicendo o facendo. Ma che stai dicendo? Quello che dici non c'entra come i cavoli a merenda. A proposito, se non avete capito quest'ultima espressione, vi consiglio di dare un'occhiata al video del cavolo. Chi è stato? Io non c'entro. Attenzione all'uso dell'apostrofo. Io non c'entro vuole l'apostrofo. Il verbo rimetterci significa subire una perdita, specie da un punto di vista economico. Esempio, alla fine gli ho prestato un sacco di soldi che non mi ha restituito. Ci ho rimesso più di 1.000 euro. Parenti serpenti. Vedremo ora 2 verbi particolari. Il verbo vedere e sentire, quando vengono utilizzati con la particella C, assumono il significato della percezione sensoriale visiva e uditiva. Detta così magari è un po' difficile, mi spiego meglio. Il verbo vederci significa possedere la facoltà di vedere, essere in grado di vedere. Quando chiedo ai miei studenti che sono seduti in fondo alla classe, ragazzi, ci vedete? Loro mi rispondono spesso, sì, vediamo, ma in realtà in modo corretto dovrebbero aggiungere il C e dirmi, sì, prof, ci vediamo. Un altro esempio? Mia nonna ci vede solo con gli occhiali. Attenzione, perché non vederci più significa perdere il controllo. Esempio, alle sue parole non ci ho visto più, me ne sono andata sbattendo la porta. Il verbo sentirci significa avere l'udito in buone condizioni, essere quindi in grado di sentire. Esempio, mio nonno non ci sente dall'orecchio sinistro purtroppo. C'è un'altra espressione che utilizziamo moltissimo ed è questa. Non ci sente da quell'orecchio, che significa ignorare deliberatamente qualcosa. Esempio, mio figlio dovrebbe studiare di più, ma non ci sente da quell'orecchio. Il verbo cascarci significa cadere in una trappola, cadere in uno scherzo o anche farsi abbindolare. A me fa molto ridere questo verbo, non so neanche io il perché. Bene, per oggi mi fermo qui. Questo è il mio ultimo video. Vi avverto che non ho intenzione di pubblicare altri video su YouTube e pertanto questa sarà l'ultima lezione. Ci siete cascati? Ma no, era uno scherzo, era solo per farvi vedere come si utilizza il verbo cascarci. I verbi pronominali sono senz'altro un argomento da approfondire. Come vi ho detto, possono essere formati con altri pronomi oltre a ci, per esempio con ne, oppure si o anche la, ed è per questo che sicuramente prossimamente creerò altri video. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione, vi invito a contattarmi qui o su Facebook e a lasciare i vostri commenti. Se non vi siete iscritti al mio canale, fatelo, così potrete ricevere tutte le settimane le lezioni che pubblico e ci vediamo nella prossima lezione. A presto!